Ciao amici nerazzurri, pagelle come vi ho promesso, è un appuntamento che ci deve sempre essere tra di noi, anche se in realtà sono stanco morto. Dovete ringraziare una certa Giulia, poi magari metterà un commento e scoprirete chi è, per avermi dato la forza di registrare questo video. A parte scherzi, volevo parlare prima di darvi i voti di un po' di tattica, perché ieri non mi sono speso molto, perché ero veramente felicissimo e ho fatto dei video molto leggeri. Nel primo tempo noi avevamo Borca Valero in marcatura su biglia, quindi loro non hanno fatto gioco. Le mezzali del Milan sono dovute arretrare per prendere il possesso della palla, però così facendo non potevano poi andare anche a inserirsi perché partivano da basso. E davanti il Milan aveva Suso e il falso 9 Silva, quindi erano molto leggeri, non potevano neanche contare sui rilanci lunghi, magari dalla difesa. In questo senso non potevano fare gioco. Quindi questa è la spiegazione. Inoltre abbiamo sfondato sulla destra, come io avevo preannunciato durante la mia live. Avevo detto che sulla fascia destra avremmo sbloccato la partita. Nel secondo tempo invece Montella, che è purtroppo un allenatore molto intuitivo, ha scelto di posizionare un centravanti al posto del falso 9 e di spostare Suso come mezzala, in modo tale da prendere molti più palloni e da fare un po' da regia avanzata. Infatti sono cambiati tutti i movimenti e siamo andati un po' in palla a centrocampo. Lì mi aspettavo che Spalletti facesse una contromossa, invece ha tardato un po'. Poi l'abbiamo portata a casa lo stesso perché comunque la mentalità era quella giusta e soprattutto la qualità era superiore a quella del Milan, però in realtà abbiamo un po' rischiato, soprattutto dal 70esimo all'85esimo, perché la nostra mediana era senza fiato, soprattutto Gagliardini. Infatti io al 70esimo ho scritto a Bergomi dicendo: se non cambiamo un Gagliardini, che tra l'altro era anche ammonito, quindi era rischiosa la cosa, e magari spostando indietro Borca Valero, inserendo Eder prima, cioè al 70esimo, potremmo subire gol da un centrocampista loro che fa un inserimento. 10 minuti dopo, Bonaventura, mezzala, fa un inserimento, gol. Cioè, l'avevo proprio preannunciato e ci sono i messaggi con gli orari scritti, quindi non mi invento poi storie. Comunque poi l'abbiamo portata a casa, sono strafelicissimo. Muti devono stare gli anti-Icardi, muti gli anti-Candreva, muto Fassone, muto Mirabelli, invece chi deve parlare è Montella, deve parlare tantissimo perché ci sbellichiamo delle risate quando dice qualcosa, quando va a fare delle interviste, perché ne spara di ogni genere. Tra l'altro tra lui e Fassoni si sono contraddetti 10 volte, quindi che si mettano anche d'accordo. Montella diceva che hanno fatto un primo tempo sensazionale, Fassoni invece deprimente, o parole che hanno usato a Sky, forse non vi ricordo più, che si mettano d'accordo, ma lì c'è qualcosa di strano. Per quanto riguarda i voti invece, Andanovic 7, decisivo in più interventi perché veramente è un portiere che si sta consacrando secondo me tra uno dei migliori al mondo. Sfortunato nel secondo gol, se no riusciva a parare anche quello un altro po'. D'Ambrosio 6,5, non soffre Rodriguez, anzi a volte lo surclassa addirittura, grazie anche a questa intesa che ha con Candreva. Poi vabbè, si è procurato anche il rigore in maniera abbastanza furba, devo dire, ma anche altrettanto ingenuo Rodriguez. Cioè, caspita, non fai fare una cintura del genere in area di rigore. Skriniar 7 più direi. Provano quelli del Milan ad avvicinarsi a volte in quella zona, ma lui è una muraglia, quindi non lo superi neanche se vuoi. È una conferma, ormai è il leader massimo della difesa, fantastico, continua così. Miranda 6, parte un po' maluccio, palla al piede, è tutto da registrare, mamma mia Miranda, però poi tira fuori il mestiere, l'esperienza, soprattutto nel secondo tempo, e va bene così, 6 alla fine della partita. Nagatomo un altro 6 perché saggiamente cerca di fare la giocata più semplice, allo stesso tempo però è attento anche in una situazione di fuorigioco molto rischiosa dove potevamo subire gol, che poi è stato annullato, quello del Milan appunto, e lì è salito giusto in tempo, quindi bravo Nagatomo. Borca Valero 6,5 perché una grinta enorme, si è messo a disposizione della squadra, è andato anche a fare dei contrasti aerei più di una volta, quindi ha dato l'esempio, grande esperienza, grande grinta, bravissimo. Ovviamente ha fatto il trequartista secondo le sue qualità, che non possono essere quelle di Nainggolan o di altra gente che corre, va al tiro e robe varie. Ha fatto una specie di regista offensivo più che altro. Eder entra all'85esimo circa, spreca sì un'occasione da gol, si poteva chiudere la partita, però poi fa anche un recupero e si spende in un giallo tattico
preziosissimo, quindi bravo, sempre al servizio della squadra. Gagliardini 6, non capisco chi lo critica in maniera eccessiva, adesso vedrete che non si critica più Candreva, si va a criticare Gagliardini, sono certo, perché poi noi abbiamo sempre un capro espiatorio. Vabbè, comunque, Gagliardini ha giocato molto bene al primo tempo, poi un po' in discesa nel secondo, ma secondo me per una situazione fisica, cioè ha giocato anche molto nelle nazionali, non ha quella prestanza che magari ha Perisic, Vessino, che hanno una resistenza infinita. Gagliardini dopo un po' si stanca, anche perché fa molto lavoro sporco, e quindi è sceso un po'. Io l'avrei tolto. Vessino 7 invece ha corso come un pazzo, ha recuperato palloni, ha fatto uno strappo anche alla Zanetti di 40 metri, poi è stato altruista invece di tirare, però ce l'aveva sul sinistro, quindi ha fatto bene. Ha provato a servire Icardi, ma anche qui zittisce tutti i detrattori, perché non ce ne sono pochi, eh. Io quando ho fatto i video su Vessino ancora quest'estate ho ricevuto un sacco di critiche, che poi alcuni li ho bloccati perché erano insulti, che cercavano di buttare fango su Vessino. In realtà Vessino è un buon giocatore, non capisco sto astio. Candreva 8, è il primo a rendersi pericoloso dell'Inter, traversa, poi comunque ha fatto anche l'assist magnifico per Icardi, ha zittito anche lui tutto San Siro che lo fischiava ogni partita ormai, invece è uscito tra gli applausi, quindi bravo Candreva, fantastico, grande uomo e che nel derby si supera sempre. Cancelo 6 più, ha ritrovato il terreno di gioco dopo un bello stop, ha mostrato anche qualcosa di buono, speriamo che si riprenda col corso del tempo. Perisic 6,5, primo tempo in ombra, quello è vero, però si è sempre dato da fare, anche nel primo tempo, anche se non gli riuscivano certe cose, poi tornava indietro, quindi spirito giusto, e nel secondo tempo ha dato anche qualcosa in più, si è un po' risvegliato, bello l'assist, quindi 6,5 sicuramente. Icardi 9. Cioè, cosa vuoi dire ai Icardi? E anche qua zittisce i detrattori che non capiscono un cazzo di calcio. Comunque, fondamentalmente, 3 gol, uno più bello dell'altro, anche il rigore, perché non era semplice con quella pressione. È tornato anche a dare una mano alla squadra, ha recuperato dei palloni, quindi 9. Prestazione perfetta, metà della partita è sua. Spalletti 6,5 perché ottimo il carisma dato alla squadra, quindi la mentalità, ottime anche certe dichiarazioni che ha fatto su Montella e i rivali bilanisti. Poteva fare qualcosa meglio con i cambi, secondo me ha rischiato un pochino, quindi non gli do un 7, un 7,5, gli do un 6,5, quindi comunque sono felicissimo di Spalletti, ma c'è sempre quella cosa che potrebbe fare forse meglio. Finché porta a casa punti va bene così. Il pagellone lo trovate anche sulla mia pagina Facebook, che è Hermes Messaggero Nerazzurro, la trovate qui sotto nella descrizione. Seguitemi anche lì se ne avete voglia. Un abbraccione a tutti, dite quello che pensate, condividete il video se lo ritenete utile come al solito, iscrivetevi al canale. Vi amo tutti, forza Inter e il Milan. Ciao ragazzi!